Ciao a tutti, oggi in questo video vi mostrerò come riuscire ad ottenere tante piccole piantine di pomodoro partendo semplicemente dai semi che si estraggono dal pomodoro e utilizzando un uovo. Seguite il video perché è davvero molto carino ed ottenerle è davvero molto facile. La prima cosa che dovrete fare sarà quella di procurarvi un pomodoro ed estrarne da questo i semi. Estrarli è davvero molto semplice, basterà prendere un coltello e sezionare il pomodoro in 4 parti. Così, guardate. Ecco qua. Se volete potete sezionarlo anche in 8 parti. Considerate che più sezioni farete e più facile sarà recuperarne i semi dall'interno. Come potete notare qui ci sono tutti i semini, sono questi, guardateli, ed estrarli è davvero molto semplice. Prendete un cucchiaino e fate in questa maniera, guardate. Semplicemente scavate letteralmente all'interno del pomodoro, così. Eccoli qua. Abbiamo così ottenuto i semi, adesso questi andranno puliti, perché se utilizzati così tutto ciò che c'è intorno, le impurità, quindi la polpa di pomodoro, potrebbe ammuffire e quindi creando muffe e batteri potrebbe andare a danneggiare le piantine nuove, quindi va tassativamente lavato il seme. Quindi prendete uno scolino, mettetevi all'interno i semini che abbiamo appena estratto dal pomodoro e sciacquateli in acqua corrente. Ed una volta sciacquati, questo sarà il risultato che otterrete, quindi dei semi perfettamente puliti. Potrete decidere quindi di utilizzarli subito e metterli a dimora nel terreno, oppure metterli ad asciugare casomai in un tovagliolo di carta e utilizzarli quando vi farà più comodo. Procuratevi adesso una scatola in plastica contenente 6 uova, come questa. Una volta che l'avrete procurata, dovrete procedere a svuotare ogni singolo uovo. Quindi prendiamo le uova e liberiamole da tuorli e albumi. Ottenere un guscio vuoto è un'operazione davvero molto semplice, quindi basterà prendere un cacciavite con una punta molto piccola e fare questa operazione. Appoggiate, al fine di non rompere quei contraccolpi, l'uovo lo appoggiate al piatto in questa maniera e fate questa operazione. Semplicemente andate a battere con il cacciavite nella parte superiore. La parte superiore è quella a punta, per intenderci. Quindi fate così. Ok. Una volta che avrete creato il primo foro, guardatelo, eccolo qui, prendete sempre il cacciavite e fate una leggera pressione, in questa maniera. Ecco qua, avete così aperto l'accesso all'uovo. Quindi basterà semplicemente togliere le parti di guscio sino ad ottenere un'apertura di circa 2 cm, ecco qua, dopodiché si potrà svuotare tutto ciò che c'è all'interno nel piatto. Ovviamente poi pulendo tutti i rimasugli potremo utilizzare anche l'uovo. Abbiamo così ottenuto il guscio perfettamente vuoto. Sarà sufficiente quindi metterlo sotto l'acqua corrente, pulirlo ed utilizzarlo. Aperto e svuotato l'uovo sarà il momento di creare un piccolo foro nella parte inferiore. Questo permetterà che l'uovo faccia la funzione effettiva di vaso, quindi permetterà che una volta che andremo a riempirlo di terra e quindi andremo a bagnare la terra, l'acqua non ristagni all'interno dello stesso ma fuoriesca dal foro che creeremo. Per crearlo è davvero molto semplice, prendete un cacciavite sempre con una punta molto fine, come questo, poi andate a posizionare sul palmo della mano l'uovo e andate a fare una piccola pressione all'interno in questa maniera, così. Ecco qua, e abbiamo creato il foro, guardate. Ecco qui. Mi raccomando, è importantissimo che in questa operazione voi mettiate il palmo della mano sotto, perché se voi provaste a fare questa operazione, quindi andare a fare una pressione in questa maniera, rischiereste di rompere l'uovo. Vedete? Cosa che così non è successo. Una volta che si è provveduto a forare tutti i gusci delle uova, sarà sufficiente riposizionarli nel contenitore di plastica e riempirli con della terra. La terra che ho utilizzato per riempire i gusci delle uova non è altro che della torba di buona qualità, perché questa sarà perfetta per ospitare i semini dei pomodori e fare crescere delle piantine sane e forti. Adesso create nel centro di ogni uovo un piccolo solchetto che andrà ad ospitare il seme. Così, è davvero semplice, guardate. Niente di più. Spostate leggermente la terra e il gioco è fatto. Prendete i semi e con la pinzetta prendete ogni singolo seme e lo andate a posizionare nel solco che avete appena creato. E lo fate per tutti gli spazi che avete creato, in modo da riempire tutte le uova con un seme. Ecco qua.
Se ne capitano anche più di uno all'interno del solco non è un problema. Quando poi spunteranno, mi raccomando, scegliete quella che a voi sembra più forte e le altre le togliete, in modo che quella che rimarrà crescerà sana e forte. Una volta posizionati i semi sarà sufficiente coprire, così. Ecco qua. Adesso non resta altro che bagnare. Quindi prendete un vaporizzatore e bagnate. Bagnate abbondantemente, non vi preoccupate perché tanto l'uovo è praticamente forato e l'acqua in eccesso andrà via. Una volta finito di bagnare potremo chiudere il coperchio in questa maniera. Così facendo andremo a creare all'interno dello stesso un vero e proprio microclima, quindi un effetto serra. Questo favorirà la nascita e la crescita delle piantine. Mi raccomando, quando queste saranno spuntate il coperchio andrà aperto, perché sennò questo andrebbe ad interferire su una corretta crescita delle stesse. Trascorsa una settimana prendiamo il contenitore e andiamo a verificare a che punto siano le piantine. Ecco qua, come possiamo notare, in quasi tutte le uova sono spuntate le piantine, in alcune stanno iniziando a spuntare, in altre ancora non c'è praticamente nulla, in questa è l'unica che non ha fatto ancora nulla. Direi che lo sviluppo sta procedendo in modo corretto. È trascorso solo un altro giorno dallo spuntare dei germogli, guardate quanto le piante siano cresciute, hanno una crescita davvero molto rapida. Trascorsi altri 10 giorni potremo notare che le piantine si sono sviluppate sempre di più, adesso sono alte più o meno 8 cm, quindi non resterà altro che aspettare che queste diventino alte più o meno 20 cm, dopodiché metterle a dimora o in un vaso o nel terreno. Come potete notare, in ogni singolo ovetto sono nate più piantine, proprio perché sono stati messi più semi al fine di evitare il rischio che non nascesse nulla nel singolo ovetto. Una volta che queste saranno cresciute, però, bisognerà tenerne solo una, quindi in teoria dovreste fare la cernita e scegliere quella più robusta e comunque che abbia un aspetto più sano. Le altre, in teoria, basterà semplicemente prendere una forbicina e tagliarle. Facendo questa operazione si permetterà a quella che rimane di crescere in modo sano e forte. Quando la pianta sarà cresciuta abbastanza, quindi quando avrà raggiunto un'altezza di almeno 15 cm e un tronco molto più spesso rispetto a quello che state vedendo, allora sarà il momento di prendere e metterla a dimora nel terreno o nel vaso. Prima di fare questa operazione, mi raccomando però, dovete tramite una leggera pressione crepare tutto l'ovetto, in modo che dalle crepe che formerete le radici della pianta, quando andrà a svilupparsi, possano passare attraverso ed andare nel terreno che c'è tutto intorno. È importante non togliere, non rimuovere tutto questo guscio, perché sarà proprio questo, essendo un concime naturale, a dare nutrimento alla pianta. Riuscire a creare le crepe è davvero molto semplice, basterà mettere l'ovetto in questa maniera e agire una leggera pressione, davvero minima. Schiacciate appena sentite così, guardate, sentito? Appena sentite questo rumore, l'ovetto è pronto, le crepe si sono formate. Eccole qua. E con questo il video si conclude, spero che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale e già che ci siete dategli un'occhiata. Sono quasi sicuro che qualcosa di carino all'interno di tutti i video che ci sono lo troverete. E altro favore che vi chiedo, se ce la fate condividete i video nei social, perché in questo modo mi aiuterete anche a fare crescere il canale. Quindi ringraziandovi in anticipo vi saluto e vi aspetto al prossimo video.